Un murales 4,5 metri per 4 con 1000 gatti. Questa è l'impresa richiesta da Poké Poké per l'apertura del suo nuovo locale a Roma. Io non ce la farò mai da sola. Ho bisogno di un aiutante. Eccomi Francescina! Ti aiuto io! Ora sì che sono tranquilla. Esatto. Dentro al nuovo locale che Poké Poké sta aprendo a Roma ci saranno un sacco di pareti colorate e una di queste è vuota. Ma ancora per poco, perché la riempiremo noi, con 1000 gatti e soprattutto un topolino, nascosto da qualche parte nel murales. C'è un problema però, abbiamo solo 3 giorni per farlo perché l'apertura è vicinissima. E quindi dobbiamo pensare alle idee. Sono tutte qui, devono solo Esatto. essere tirate fuori, quindi mettiamoci al lavoro. Yes. Durante il primo giorno abbiamo pensato a diverse illustrazioni per la parete. Ma quella che ci ha convinto di più è quella di un gatto gigante che rovescia una bowl di Poké. E quindi questa potrebbe essere una potenziale versione papabile, sfruttando il rosa e il verde, che sono i due colori anche degli interni del locale. E adesso potreste chiedervi: Dove sono questi famosi 1000 gatti che vi avevamo promesso? No, perché qui io ne vedo uno solo. I restanti 999, Riccardo, dove sono? Dove sono? anche perché questo in realtà non è latte, cioè non E è che sembra. cos'è? Sono gatti. Esattamente, da lontano il nostro murales sembrerà un normale Poké pieno di riso. Ma in realtà se ti avvicini Ogni singolo chicco in realtà è un è gatto. un gatto. Yeah, Che sì, squadra! facile a dirsi. È un gatto questo. Sì, è un gatto. Sembra un maiale. Ma tu sembri un maiale. La cosa più difficile non è fare il murales, è fare questo video con te, ok? adesso però ci restano solo 2 giorni e mezzo per rendere questa piccola bozza un disegno di 4 metri. Dovremo essere molto bravi a dividerci il lavoro per realizzarlo insieme. Ok, visto che abbiamo pochissimo tempo, ho deciso di portarmi avanti e realizzare una versione un po' più dettagliata dell'idea che abbiamo proposto, che sicuramente andrà bene. Cioè, domani ci diranno che quell'idea è bellissima e che è stata accettata, perché se così non fosse, vuol dire che ci saranno modifiche da fare, probabilmente altre idee da proporre, e che quello che sto facendo adesso sarà tempo sprecato. Vediamo, secondo me c'è il 50 e 50. Dammi buone notizie, dammi buone notizie. Quali buone notizie. Che ne so. Nel frattempo mi sono portato un po' avanti e ho fatto il bozzetto un po' più elaborato. Infatti guarda, il Poké ora... È bello. Oh, è incredibile, vero? Non l'avrei mai detto. Il Poké ora elaborato così sembra molto più buono rispetto a questo ammasso di roba. Sì, è anche un po' meno esploso, che comunque è una cosa positiva. Sì, la cosa che mi piace di più è proprio l'idea del gattino che tiene il Poké. Oh, comunque, piano piano, cioè siamo a buon punto. Sì, C'è poi proprio un'idea. c'è questa sinergia che proprio ci spinge a fare tutto velocissimo. Secondo me domani lo finiamo. Sicuramente non lo finiamo oggi. Riccardo è ancora a casa che sta facendo colazione. Sono le 9:30. Nel frattempo Poké Poké ci ha fatto sapere cosa pensa della nostra proposta, che piace, tranne una piccola cosa: il gatto gigante. Ci sarà già una statua gigante di un gatto all'interno del locale, quindi per non essere ridondanti lo togliamo. Va bene, cancelliamo il gatto gigante. Vorrà dire che ci metteremo tanti gatti piccoli che andranno disegnati adesso dalla sottoscritta, mentre aspettiamo che Riccardo si generi. Buongiorno principessa! Ciao. Il gatto grande non andava bene. Come no? Gatti piccoli, molto meglio dei gatti grandi. Certo, questa è la quote. Secondo te va bene? Ah, va bene, soprattutto perché ne dobbiamo fare 5 in meno in questo modo. Potresti fare qua un mezzo gatto che esce fuori dall'inquadratura e qua tipo una zampetta gigante, come se fosse Quindi tipo non il è primo una piano. zampetta. Una zampogna. Una zappogna. Poi una zampogna. Ok, allora io intanto mi occupo di questa parte qui dei gatti. Ma tu sei come i genitori di Mucca e Pollo in questo video? E io intanto mi occupo di fare i gatti per riempire questa parte qua. E io coloro. Ok, tu colori, va bene. Va bene. Ciao. Sono molto indeciso perché non so se fare tipo tutti i gatti singolarmente in un'unica massa felina, che è l'opzione più lenta e anche più faticosa, ma che soprattutto genera un problema. Cioè, questo qua è un grumo di gatti, immaginiamo. Usiamo tantissima immaginazione per vedere qui un gatto. E se Poké Poké per qualsiasi motivo mi dovesse chiedere una modifica, io ogni volta dovrei prendere, cancellare e modificare. E sinceramente non abbiamo il tempo di fare una cosa del genere, quindi
Boh, facciamo che intanto io disegno i singoli gatti, poi dopo si vedrà. Devo dire che disegnare gattini è veramente terapeutico quasi. Chissà se Francesca si sta divertendo come mi sto divertendo io. Perché ti stai bloccando? Mentre stavo andando avanti, ho provato a prendere il mio disegno, metterlo su Photoshop per poter fare il line art, i tratti e tutto il resto sulle dimensioni reali che avrà il murales. Solo che c'è un piccolo, enorme problema. Perché quando ho creato un file di 4,5 metri per 4 metri, Photoshop mi ha detto tipo: vuoi fare CTRL Z? Ci metteremo 1 minuto e mezzo. Perché? Quindi niente, l'unica cosa che posso fare, perché è la prima volta che lavoro su una cosa di queste dimensioni, è lavorare su Illustrator. Ma io non lavoro mai su Illustrator. Perché? Va bene, si fa. Adesso devo anche ricordarmi come si usa un programma che non uso tipo da 5 anni, ma non è un problema. Abbiamo detto finivamo oggi, giusto? È giusto che voi sappiate che nonostante il tempo passato dall'ultima volta che ho aperto questo programma non sta andando poi così male. Meglio di quanto pensassi. Stanno venendo carini, sono contento. Ad aiutarmi moltissimo è stato sicuramente Pinterest, che ho utilizzato per avere un po' di immagini di riferimento di gatti pucciosi. E ovviamente essermi ispirato anche a lui, il mio gattino. Guardate che bello, guardate che musetto. Qui ho fatto una serie di bozzetti di un totale di 26 gatti. Gatti che gattano, si stiracchiano, si sciogliicchiano, salticchiano, zompicchiano, tutto quello che fanno di solito i gatti. E tra questi c'è ovviamente il mio preferito, che è lui, che è bellissimo. Sarà per il tratto e i dettagli, non lo so. L'idea è quella di prendere i singoli gatti, aggrumarli tutti quanti e poi prendere questa folla di gatti, duplicarla e farne un pattern. L'unica cosa a cui devo stare molto attento è che non si veda che i gatti sono ripetuti. Nel frattempo ho fatto anche un po' di gatti definitivi, che sono venuti proprio carinissimi. Questo qua è super puccioso. Ma prima di continuare devo assolutamente dire questa cosa del pattern a Francesca per vedere se va bene anche a lei. Gispina, vuoi vedere come stanno venendo i gattini? Tu vuoi vedere come sta venendo il colore? Sì. No. Oh, Dai, fammi vedere. Sono piccoli. sono tutti carini. Ma aspetta, ma lui è in verticale? Perché io me lo sto immaginando così. Io me lo immagino così. Io invece me lo immagino così. Va bene. Allora, ascolta, io ti faccio vedere il colore. Sì. You ready? Ah, che programma è? È Illustrator. C'è stato Lo stai facendo in vettoriale? C'è stato un problema, sì. C'è stato un simpatico problema. Ma come lo stai facendo in vettoriale, Francesca? Guarda. Come? Questo non è in vettoriale, questo non è... Come non è in vettoriale? No, è su Procreate. Magari- Vabbè, te lo scusa, converto. fai un ricalco. Sì, ma infatti ora lo ricalco, visto che è venuto pulito. Sta venendo bene, incredibile. Ho fatto un esempio di pattern. Sì, questi qua sono tutti gatti intersecati. Dovresti applicarlo al disegno e vedere se ci sta. Vabbè, capiamo. Mandamelo. Va bene, ora te lo mando. Mandamelo. Te lo mando. Mandamelo. Te lo mando! Ma ora... Interrompo un attimo il colore perché Riccardo mi ha appena passato questa, che sarebbe una Pangea di gatti. È bellissimo. Però allo stesso tempo, se zoomi, lui è lì e ti guarda mentre dormi. Faccio una prova veloce, prendo questo pattern qua di gatti e lo applico sull'immagine così come sta venendo adesso, giusto per farmi un'idea di quale sarebbe il risultato. Purtroppo non posso andare avanti finché Francesca non mi dice questa cosa qui del pattern, ma ho scoperto che c'è Illustrator per iPad e ho visto che, avendo l'account collegato, ho il progetto di Francesca qui e devo dire che sta venendo davvero molto carino. Mi piace moltissimo qua il colpo di luce che ha fatto sulle edamame, quindi per cercare di aiutarla magari inizio a fare questo genere di ombre e luci su tutta quanta l'illustrazione. Hai creato un nuovo progetto? Perché? Ah! Illustrator. Sì, che ne so. Hai creato un nuovo progetto di vita. Ho visto il tuo progetto e allora ho fatto una copia e nel frattempo stavo facendo un po' di... Dove l'hai visto? Sta nel cloud. Il cloud, sì. Mi piaceva un sacco come avevi fatto qui il punto luce sulle edamame e allora ho aggiunto un po' di ombre su tutto quanto il disegno. Però quello lì non era un punto luce, eh. È un cosino del fagiolo. Questo. Sì. Questo. Sì. Guarda, è luce o è una protuberanza del fagiolino? Ma sembrava un punto luce. Infatti io ora ho aggiunto l'ombra a tutto, perché ho detto c'è un punto luce, quindi ci sono anche le ombre. Vabbè, tanto andava fatto, quindi... Vabbè. Ora devi fare questo e farlo su tutto il disegno, però. Vabbè, però è bello l'effetto. Vero? Questi qua sembrano proprio gustosi. Vuoi sapere come sarà il disegno con i gatti? Oh!
incomprensibile. Secondo me dobbiamo semplicemente rendere i bordi un po' più coerenti con la forma del gatto. Sì. E poi è fatta. Allora, niente. Io continuo con i gatti e tu continua col colore. Sì. Sta iniziando a diventare complessa questa giornata. I feel bad, that you feel bad, bad. Me not being able to share a feeling. Indovina chi è che domani finisce? Noi! Noi! Domani Dobbiamo però. solo fare 1000 gatti. Solo? Va bene. Cosa abbiamo fatto oggi? Niente. Ciao, sono qui. È sera, Francesca dorme, ma stavo pensando al fatto che forse 26 gatti sono un po' pochi. Cioè ho paura che si veda che è un pattern. Quindi quello che ho fatto è stato fare una versione alternativa di ogni gatto, leggermente diversa. Quindi per esempio qui la coda è leggermente spostata e con un colore diverso. Quindi ora in teoria sono più di 50 gatti. Forse questo potrebbe risolvere il problema. L'unico problema ancora da risolvere, ed è il motivo per cui sono ancora qui, è che devo farli in vettoriale. Altrimenti Francesca non può lavorare domani. Quindi ora li vettorializzo. È una cosa un po' lunga, però dovrebbe essere molto molto semplice. Buongiorno. Oggi Riccardo è rimasto a letto perché ieri sera ha detto di aver avuto un sacco di problemi a vettorializzare i gatti e ha fatto tardi. Quindi oggi mi ha lasciato in eredità tutti i suoi felini. Eccoli qua, tutti in questa simpatica cartella, uno dopo l'altro. Adesso li prendo, li metto su Illustrator e li duplico fino ad arrivare a 1000. Ok, non è il caso di allarmarsi, ma ho scoperto una cosa potenzialmente brutta. Noi abbiamo fatto tutto il murales seguendo le indicazioni di un file che ci è stato dato, ma controllando tra le varie mail ho scoperto che c'erano due file. Parete 1 con queste misure e questo che si chiama parete 2 con queste misure, che sono diverse l'uno dall'altra. Non so quale file sia quello giusto e infatti ho appena scritto un messaggio per chiedere, però io spero vivamente che sia quello che abbiamo preso in considerazione noi per lavorare. Rimango in attesa. Allora, mi hanno appena risposto e mi hanno detto che il file giusto è parete 1, ma sinceramente non so che file abbiamo usato, quindi ora vado in studio e chiedo direttamente a Francesca. Speriamo bene. Uè, Ciao. io ho finito, cioè sono a buon punto. Domanda. Tu ti ricordi come si chiamava il file che abbiamo preso come riferimento per le misure del si chiamava murales? parete. Sì, ma parete 1 o parete 2? Parete, non lo so. Sì, vabbè, è importante. Ok, allora guardiamoci. Parete 1 o Parete 1. parete... Oddio. Perché? Niente, perché... C'era una parete 2 misteriosa che... Sì. Ok, no, invece parete Ok, 1. vabbè. Dai, te lo faccio vedere. Eccolo! È venuto proprio bene. Guarda quanto è carino piccolo. Sì, ma- Pensa come lo sarà grande. Ma la cosa bella è... Oh, questi gattini... Non si vede che è ripetuto comunque, molto. No, nel senso... zero. Devi cercarlo proprio la ripetizione. E oltretutto quando la trovi, tipo adesso io ho visto questo gatto e questo gatto, ma sono comunque diversi.
Parte prefe? Parte preferita? Beh, sicuramente tutto questo ammasso di gattini è la mia parte preferita. Mi piace moltissimo questo salmone. È questi succulento, tranci di salmone vero? così. Sì, cioè mi piace molto quest'ombra che è un po' più satura e quindi crea questo contrasto. D'altronde l'ombra l'ho fatta io. E l'avvocato l'ho fatto io. L'avocado è bellissimo, ha dei colori bellissimi. Grazie. Sì, Però è sembra tutto proprio merito tridimensionale. suo. Di come è fatto. Beh, che dire, non vedo l'ora di vedere come sarà sul muro. Sì. Il nostro primo murale a colori grande, che bello! Finito. Lo sapevo! Ci siamo scordati il topo! Vado a disegnarlo. Che bello! Guarda! Il nostro murale! È lui! È bellissimo, tutti i gatti! Tutti quanti i gatti! È lui! Chissà dov'è il topo? Già, perché c'è un topo nascosto qua. Ma non ve lo diciamo dove l'abbiamo messo, dovete trovarlo voi, Ah, è non ve lo vero, indicheremo. è vero. Quindi se volete trovare il topo, mettete in via di 372H e cercatelo. Vederlo così di persona, grande, perché per noi è stato sempre un file piccolo così, ma vederlo così in grosso dà proprio una certa soddisfazione. Bellissimo! Con tutti questi gattini. Sono proprio soddisfatto. E anzi mi fa venire anche un sacco fame. Un po' che buonissimo. Sto dietro il nostro murales. Se volete venire a vederlo, passate qui.